Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio 2024. Abbiamo la carta del matto, amici della Vergine. Quando c'è il matto è perché si parla di nuovi inizi, potrebbero essere nuove avventure, nuovi viaggi, nuovi anche progetti, ma è anche una carta che parla di bambini. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire gli oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione e ricordate sempre che queste sono stese generali, possono diciamo vibrare come se fosse lavoro piuttosto che una situazione familiare o amorosa. Nello specifico amore e affetti usciranno la prossima settimana come previsioni, però comunque io diciamo vi dirò quello che è l'andamento principale a livello energetico e poi farò come degli esempi, giusto per aiutare a integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per i primi 15 giorni di maggio. Abbiamo un re di coppe e un re di spade, un 5 di coppe, un re di bastoni, wow, un sacco di re. Cavaliere di denari, 5 di bastoni e fante di denari. Ragazzi, avete un sacco di figure. Allora, potrebbe fare riferimento a un gruppo di persone, in effetti, ma magari potrebbe essere un progetto tra tante persone, potrebbe essere un inizio di qualche cosa con più persone, però diciamo che se non fosse quello il vostro caso, qui ho come la sensazione che si parli di un cambio di attitudine. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal re di coppe. Abbiamo un fante di bastoni. Otto di pentacoli e 4 di pentacoli. Allora, devo dire, partiamo da questo re di coppe. Supponiamo che sia una persona, poi vediamo di dare anche altri esempi, no? Però ho come la sensazione che ci sia una sorta di iper emotività, talvolta anche che si mischia con una certa passione, che ha bisogno invece di radicare, di essere più concreta. Ho come la sensazione che questa energia sia molto, diciamo, emotiva e qui arriva il re di spade per dire no, ok, mettiamo un ordine a tutta questa emotività, a tutto questo entusiasmo, a tutte queste belle emozioni che arrivano, perché comunque avete il matto, eh? Il matto è una carta di questa energia che è dirompente, insomma. Andiamo a vedere il re di spade, perché potrebbero anche essere due persone diverse, come vi dicevo, che fanno parte di un gruppo. Allora, 7 di pentacoli e 10 di pentacoli.
Allora, qui con il re di spade si tratta, diciamo, è come se ci fosse ancora qualcosina da mettere a posto nella prima parte, nella prima settimana di maggio. Può essere a livello di idee, come vi dicevo, qua sento che c'è bisogno di concretezza, che sia una persona, che sia una situazione, è come se ci fosse bisogno di una maggior concretezza e qui si deve capire come dare concretezza, come arrivare a questo 10 di pentacoli con pazienza, con lavoro, con le regole, con la costanza anche soprattutto, ma anche con dei contratti. Tenete presente che il 10 di pentacoli parla di contratti e nello specifico le figure di spade potrebbero rappresentare avvocati, potrebbero rappresentare notai, soprattutto se fosse un'avventura tipo un progetto lavorativo piuttosto che un viaggio. Non lo so perché, ma mi parlano di viaggi in Africa o comunque nei posti dove fa caldo caldo. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo la morte. E un 5 di coppe per spiegare il 5 di coppe. Qui c'è qualcosa, ragazzi, che avete bisogno di lasciare indietro. Tenete presente che il 5 di coppe, e ce l'avete ben 2 volte, è una carta che, allora, innanzitutto denota un po' di tristezza, ma perché? Perché si pensa a quello che si è perso durante il passato, mentre ci sono ancora 2 coppe in piedi da cui si può attingere. Quindi è un po' come se con questa morte vi dicessero ok, basta, basta vittimismo, basta piangersi addosso, basta e se avessi detto e se non avessi detto o se avessi fatto o se non avessi fatto, no? È come se ci fosse una sorta di paura di pentirsi nel muoversi, nel fare questo tipo di, diciamo, radicamento piuttosto che contratto, piuttosto che unione. Andiamo a vedere il re di bastoni. 2 di bastoni. Ragazzi, ho come la sensazione che vi dicano di giocare un po' d'astuzia. Allora, qui abbiamo il 2 di bastoni, l'eremita e gli amanti per il re di bastoni. Ma ho come la sensazione, come vi dicevo prima, che vi dicano un po' di far di testa vostra con questo eremita. Dovete capire voi, è come se ci fossero 2 alternative con questo 2 di bastoni. Guardate, vi dirò un'altra cosa, si potrebbe anche vedere da un punto di vista romantico questa lettura, con le 2 alternative qui e voi che avete bisogno di un attimino per capire qual è l'avventura, diciamo così, giusta per voi, qual è la strada giusta per voi, la direzione anche giusta per voi. Ma avendo questo cavaliere di denari, vi dico che è un po' come se fosse un consiglio a rallentare le cose. Il cavaliere di denari cammina, né trotta né galoppa, cammina, va piano. Sapete, no? Il detto chi va piano va sano e va lontano. Perché? Perché mentre si va, mentre si procede, andando piano uno eventualmente può correggere leggermente la direzione, invece in velocità è più difficile. Devo vedere il cavaliere di denari, la luna, cavaliere di bastoni e il giudizio. Aspettatemi un attimo, voglio una carta per il 4, 9 di coppe. Ho come la sensazione che uno di questi 2 personaggi potrebbe essere qualcuno che torna dal passato, ragazzi. Ecco perché questo 2 di bastoni. Quindi cosa faccio? Magari prediligo la persona con la quale sono già stata, che so che è passionale, che so che mi diverto, ma magari è un po' troppo, come dire, volubile rispetto a una persona che è molto più mentale, molto più pragmatica, che ha in testa di fare le cose fatte in un certo modo.
Quindi se per voi vibrasse come una stesa, diciamo, sulle relazioni romantiche, ci potrebbe essere questa ambivalenza, anche perché qui ho sia luna che giudizio, che sono due carte che mi parlano di passato. Potrebbe anche essere un consiglio effettivamente, ragazzi, a rallentare e a scavare nel passato, perché voi avete con questo eremita tutte le esperienze e le conoscenze per capire qual è la strada giusta per voi. Il giudizio è la carta del risveglio, anche una carta di chiamate, di telefonate, di notizie, WhatsApp o comunque di qualcuno che, di qualche notizia che arriva in realtà, o di qualcuno che fisicamente vi cerca. Potrebbe essere questo cavaliere di bastoni. Allora, avendo tanti personaggi, se per voi vibrasse come una stesa di lavoro, potrebbero essere concorrenti o colleghi con cui c'è questo nuovo progetto e si è un po' tentennanti perché con una persona magari si vibra di più sull'empatico, con l'altra magari un po' di più sul mentale, però ecco, è come se ci fosse questa, perché poi abbiamo anche un 5 di bastoni, quindi non vi nego che qualche discussione potrebbe esserci. Se fosse il discorso delle relazioni, diciamo, romantiche o comunque dei flirt, un po' la stessa cosa, sento come questa ambivalenza e vi dirò che per qualcuno è come se venisse, diciamo, ritornasse a galla un certo tipo di pensiero o stato d'animo. Io credo che qui questi 2 5 di coppe siano qua per ricordarvi come è andata nel passato e la morte è qua per dirvi cosa dovete tagliare dell'atteggiamento che avete tenuto nel passato che vi ha causato questo 5 di coppe. Con la carta della luna è un po' come vedere quello che fino adesso non si riesce a vedere. Perché? Perché avete il giudizio sotto, una carta di risveglio spirituale. Qui sento che rallentando il passo è come se venissero a galla tutte le proiezioni che avete fatto, vi risvegliate letteralmente. E la luna tra l'altro è anche una carta di forte sensibilità, quindi è un po' come se rallentare vi espandesse un pochettino i sensi percettivi. Andiamo al 5 di bastoni, asso di coppe e 8 di spade. Sento che ve la dovrete lottare un po' per questo bel asso di coppe, per questo bel nuovo inizio. Vi dicevo che potrebbe anche fare riferimento, adesso non ce la vedo tanto, però comunque tenete presente che quando si parla di bambini, se non è un bambino è un progetto, ok? È, diciamo, un riferimento a quello che viene creato di concreto. E quindi qui sento che le potenzialità ci sono, l'esperienza anche, basta solo un po' tirarla fuori. Ehm, se aspettate una chiamata da parte di qualcuno che magari vi venga in aiuto, che vi chiarisca le idee, che potrebbe anche semplicemente essere un amico con cui confidarsi e che, non so, magari durante la chiacchierata vi dà qualche idea geniale, devo dire. Però, ragazzi, avete anche un 8 di spade, eh. Io sento che queste carte qui appesantiscono un po' il modo di vedere le cose qua. Se fosse quella collaborazione di cui parlavo, anche qui rallentate un po' il passo perché secondo me riuscirete a vedere le cose, mi verrebbe da dire anche da un altro punto di vista, perché quando c'è il giudizio si vede le cose da una prospettiva più ampia, non si vede più solo quella cosa lì, ma si vede anche altre 10 cose e poi si vede come una proiezione nel futuro di queste 10 cose. Quindi c'è proprio una visione più completa. Andiamo a vedere il fante. Ok. Abbiamo una regina di coppe e la forza. Allora, se foste del filone di qualcuno che ritorna dal passato ehm, e voi avete già una coppia e quindi siete qua che non sapete se, diciamo, approfittare dell'evento o se continuare comunque con la relazione che avete, devo dire che ho la sensazione, ma me lo direte poi nei commenti, che lascerete perdere il passato. E la stessa cosa vale se per voi tutti questi re sono collaboratori. Come l'idea che vi
rivolgerete di più al futuro, come vi dicevo qua, no? Qualcuno qui sta rimuginando un po' per quello che è successo in passato, però comunque ci sono altre due coppe in piedi, quindi c'è del futuro che promette, bisogna coltivarlo. E qui sento che appunto, come vi dicevo, vedrete le cose in modo più chiaro per chi sta aspettando comunicazioni, informazioni, qualche anche illuminazione proprio, qualche idea potrebbe anche essere, vi dico che arriverà. Ehm, attenzione, allora il 5 di bastoni con l'8 di spade potrebbe parlare di qualcuno che mette zizzania. Quindi fate attenzione più che altro a non essere voi stessi, perché avete due volte 5 di coppe e la luna, che sono carte di tristezza e di proiezione. Sapete, quando uno è triste dà la colpa al mondo intero, è sempre colpa degli altri, vede sempre tutto brutto. Quando uno è nel baratro si fa fatica a vedere bene o a vedere le cose come sono, no? Ecco un po' la tendenza, diciamo, verso la metà mese, ma qua sento anche che, allora, innanzitutto è una donna di coppe, quindi potrebbe anche essere una madre piuttosto che una donna fisicamente, ma sapete che non è determinante, è solo un'energia. Però comunque sento che è come se ci fosse qualcuno che in qualche modo a fine mese vi accoglie e che vi spiega anche un'altra, diciamo, versione delle cose. Ehm, e qui è come se doveste diventare un po' più sensibili, non perché non lo siate, ma sì, c'è da detossificare questa mente, quest'otto di spade. E la forza parla sia di forza di volontà che di forza morale, quindi il dire sì, io posso farcela. Ok, ragazzi, spero di avervi dato qualche spunto interessante. Fatemelo sapere nei commenti comunque. Allora, Osho ci dice controllo. E una nuova visione. Allora, potrebbe essere avere una nuova visione del controllo, di quello che per voi potrebbe essere il gestire una situazione, avere sotto controllo una situazione o una relazione. Perché? Perché quando c'è controllo, quando c'è troppo controllo, ragazzi, è come in un certo senso se non ci fosse fiducia, se non ci fosse amore, no? Quando io controllo troppo un'altra persona è perché o non mi fido di me, o non mi fido della situazione, o ehm, non riesco, diciamo, a vedere le cose con l'energia di una madre che, insomma, come vi posso dire, espande il cuore. E invece qua, con questa nuova visione, che poi tra l'altro è la carta dell'appeso, che parla anche di perdono, parla anche di accettazione, io ho come la sensazione che vi dicano, prendete visione di che cosa state cercando di controllare o di che cosa volete, su che cosa o chi volete mantenere il controllo e iniziate ad avere una nuova visione della situazione. Se per caso è successo qualche cosa in passato di cui ancora vi rammaricate, ragazzi, perdonatevi, è giunto il tempo come di perdonarsi, di essere madri migliori di se stessi, smetterla di sgridarsi e insomma tirarsi un po' sul morale, no? Va bene, andiamo a vedere qual è il vostro olio essenziale per il mese di maggio. Allora, qua ce ne sono due, tirerò questa qua. Oh mamma, copaiba, copifera reticulata, copifera officinalis, copifera coriacea e Langsdorfi. Va bene, sono i nomi in latino, ma perché non conosco la pianta e quindi non so quale sia la traduzione in italiano. Comunque dice che costruisce il corpo e la mente, tipo che lo rinforza, dà struttura. E si può assumere sia diciamo così nel diffusore piuttosto che attraverso le gocce di olio essenziale, piuttosto che nelle capsule per via orale. Bene, cari amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti come vi è vibrata di più.
Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!